E buongiorno pilota o buonasera pilota, a seconda di quando vedi questo video, e benvenuto in un altro speciale Lore Boeing 737 o Airbus 320. Beh, i piloti sia virtuali che reali e soprattutto i lineristi si dividono in queste due grandi categorie: coloro che sono degli amanti del Boeing 737-800 come in questo caso, oppure amanti dell'Airbus 320. C'è questo connubio, c'è questa rivalità tra i due. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che sono venuto qui da Dusty Flight Sim, perché l'altra volta avevo provato esattamente questo simulatore di volo, il Boeing 737-800, ma da un po' di tempo a questa parte qui da Dusty Flight Sim è stato installato l'Airbus 320. E proprio in questi giorni c'è l'inaugurazione. Oggi siamo al 5 di marzo 2022 e volevo essere uno dei primi forse a documentare questo bellissimo simulatore di volo che, come dicono loro, ti farà sentire pilota per un giorno. Tutto questo e molto di più lo vedrete tra poco, subito dopo la sigla. Ed eccoci qua dopo più di un anno, perché abbiamo avuto qualche problema con il Covid, ma non soltanto noi. Siamo ritornati, come vi avevo detto, qui da Dusty Flight Sim, e con noi di nuovo c'è Pier che Ciao. ci ha fatto da cicerone la volta scorsa spiegandoci tante cose di questo centro di simulazione di volo. Oggi, Pier, siamo venuti soprattutto a vedere l'Airbus 320. Quando è nato questo progetto di mettere anche quest'altro simulatore di volo? Faccio subito, per coloro che sono i più pignoli, faccio subito capire che non siamo all'interno dell'Airbus 320, perché in questo momento è occupato da altri simmer, da altri simulatori di volo, ma anche da altri piloti che lo stanno provando, lo stanno utilizzando, proprio perché appunto è la novità appunto di Dusty Flight Sim. Raccontaci appunto di questa nuova macchina. Di questa nuova macchina. Allora, il progetto è nato quando era nato l'idea del Motion, perché il Motion doveva essere un Airbus 320, ok? In verità poi è stato riqualificato in un Boeing 737, quindi l'idea dell'Airbus c'è quasi da sempre, quindi più o meno al 2015-2016. Dopodiché, nato il Motion, avevamo questi Boeing 737 statico, che era al posto dell'Airbus 320, però effettivamente il Motion, noi basta non accendere la parte Motion e diventa uno statico, quindi avevamo due aerei, due Boeing 737, Okay. Rischiavamo di diventare peggio della Ryanair, ok? Cioè solo Boeing. No, Sì. il concetto, la scelta di andare anche sull'Airbus è perché così apriamo il ventaglio degli utilizzatori. Beh, ci sono appassionati di un mondo e appassionati dell'altro, è un po' come Android Apple, alla fine è una roba del genere.
E in più ci prendiamo anche quella fetta di professionisti, ovviamente, visto che il 70% delle compagnie aeree in Europa ha l'Airbus 320, quindi e ci prendiamo anche quella fetta lì, e quindi li prepariamo per le selezioni, corsi comando. Tra l'altro in questi giorni sono venuti piloti di ITA, piloti di EasyJet, piloti di Wizz Air, e adesso, ad esempio, come giustamente detto, è occupato invece da semplici appassionati che sono venuti da Genova. Sì, perché il vostro motto è diventa pilota per un giorno, anche tu pilota per un giorno, giusto, se non sbaglio? Sì. Diciamo che il nostro motto è questo, ma in verità è regaliamo un sogno. Regaliamo un sogno. Il sogno del volo. Bello. Che è un po' quello che collega un po' gli appassionati, i simmer. Oppure lo sapete quanta gente viene che aveva nel cassetto, è rimasto nel cassetto il sogno di diventare pilota? Bene, te lo regalo, non è vero perché non è un regalo, o meglio chi vuole regalarlo lo può fare, l'esperienza di un'ora, 90 minuti, 2 ore, quello che si vuole, per essere effettivamente, soddisfare questa, diciamo, questo sogno rimasto lì nascosto per una serie di motivi, Sì. C'è chi, non so, per famiglia, per denaro, anche perché sappiamo il costo che ha diventare piloti professionisti, ovviamente. Certo. E allora diciamo, noi siamo nati per regalare dei sogni. Bellissimo. Io faccio adesso delle domande tecniche di noi simmer, no? Allora, questo simulatore qua del Boeing 737 è, diciamo così, ha un motore che, se non sbaglio, doveva essere X-Plane, giusto? Questo è X-Plane. Fuori X-Plane 11. X-Plane 11. Per quanto riguarda invece l'Airbus, è ancora X-Plane 11 o c'è stata una rivoluzione? Allora, in verità l'idea sarebbe ovviamente arrivare dal punto di vista scenografico con l'utilizzo di FS 2020 per ovvi motivi, ma l'FS 2020 non è ancora pronto per la gestione di sistemi come questo, soprattutto non ha ancora, che dovrebbe essere tra l'altro nei prossimi update, il sistema che mi garantisce la visione a 180 gradi, il multiscreen, il concetto è questo. Quindi sull'Airbus 320 cambia anche il software dei sistemi rispetto a questo simulatore, e quel software di sistemi che si chiama ProSim, ok, che fa il modello di volo e i sistemi dell'aereo, si interfaccia solo per ora esclusivamente con P3D Prepare, ma è già pronto per FS 2020, quindi noi in teoria abbiamo il software che è già pronto. Quindi insomma, vedete come quelli che sono i nostri simulatori di volo preferiti alla fine sono fondamentalmente macchine professionali a tutti gli effetti. È per questo che io dico sempre: non è un videogioco, ma è un simulatore. Bene, adesso direi che lasciamo questa meravigliosa macchina con questa fantastica scenografia al tramonto per andare veramente a vedere l'Airbus 320. A tra pochissimo. E qui da Dusty Fly Sim abbiamo trovato il nostro grande amico Ares, amico e compagno di tanti voli insieme. Allora, sei venuto anche tu? Sono venuto qua a provare Dusty, la 320 da Dusty, qua un'esperienza spettacolare, il simulatore è tutto... Com'è? Perché allora, dunque, Ares è un appassionato, come diceva giustamente prima il nostro amico Pierre, di Airbus 320, cioè lui è, diciamo, un po' snobba, o comunque non è un appassionato di Boeing 737, ma è un grande esperto dell'Airbus 320. Dimmi un po' com'è simulato. È simulato veramente tanto bene, me ne aspettavo anche un livello di meno di professionalità, ma è veramente simulato da Dio. Che volo avete fatto? Ares? Abbiamo fatto Pisa, siamo decollati da Pisa per la 04 destra, siamo finiti sul Zulu degli LS-28, e siamo usciti, abbiamo subito rollato per il Golf, mentre io mettevo il piano di volo nei miei compagni che sono venuti con me invece stavano facendo il rollaggio, e siamo partiti di nuovo per la 28 su Genova e abbiamo fatto una Golf Eco November 8 kg, siamo saliti su Linate per Linate, mentre eravamo a 2000-1500 piedi e sentiamo lo scoppio dal motore 1 e il motore è andato in fiamme e abbiamo fatto la procedure dell'ECAM. Dai, quindi anche, diciamo così, poi siccome eravamo già bassi di velocità nostra, avevamo un config landing flap 3 e infatti abbiamo messo poi flap full, rimasto il config, fatto la procedure.
Però sono a me tutti sempre- termini tecnici questi a me- per dire che hanno avuto un'avaria in volo e che hanno risolto il problema. Esatto. Senti Ares, quanto è durato il tuo volo? Abbiamo fatto 2 ore di volo. 2 ore di volo, quindi insomma ti sei tolto una bella Sono soddisfazione. stata una bella soddisfazione e tornerò sicuramente. Dai, bene. Abbiamo già prenotato, tra l'altro. Benissimo, allora salutiamo un altro essere volante come Ares che mi ha fatto piacere di ritrovare e rivedere perché abbiamo volato un po' di volte insieme. Adesso andiamo davvero all'interno del simulatore. L'Airbus 320 è esattamente lì dietro. Adesso entreremo e vedremo questo bellissimo simulatore di volo. Siamo tornati in studio e cerchiamo di tirare le somme di questa bellissima esperienza fatta da Dusty Fly Sim. Quali sono le cose che mi hanno colpito di più? La prima è il feedback che ho avuto sui comandi. Una cosa è pilotare e utilizzare l'Airbus 320 così come anche il Boeing 737 a casa con uno stick fondamentalmente non professionale, e un conto è provarlo da Dusty Fly Sim. Spesso mi sono imbattuto su video anche su YouTube che facevano vedere le mani dei piloti durante la fase di approccio e di atterraggio, e quello che mi ha colpito è appunto come loro continuamente facevano richiami, facevano cioè correzioni sulle superfici di volo attraverso lo stick. Hai la stessa sensazione. I controlli dunque hanno una reattività identica a quella dell'Airbus 320. Questo non lo dico io, lo dicono i piloti che l'hanno veramente utilizzato e che ho incontrato l'altro giorno appunto da Dusty Fly Sim. La seconda cosa che mi ha colpito è l'accuratezza. Ogni singolo tasto, pomello o interruttore presente all'interno dell'Airbus 320 è fedelmente riprodotto e ha le stesse funzioni che puoi trovare nel simulatore vero. 3. Il software che hanno utilizzato. Il software che hanno utilizzato per questo simulatore è Prepare o Prepare 3D che dir si voglia. Questo è lo stesso che abbiamo in versione casalinga, però diciamo così certificato e modificato con ProSim, questo software che ti permette addirittura di ricreare oltre 3000 failure, oltre 3000 malfunzionamenti. Questo è impressionante perché permette anche ai piloti più esperti, casalinghi e non, di ricreare quelle situazioni che in un certo senso ti mettono un po' in difficoltà. 4. Nonostante questo sia un simulatore statico, non dinamico come quello che avevo provato l'altra volta, ti dà delle sensazioni durante le virate che non dico sono simili alla realtà, ma che comunque ingannano assolutamente il tuo cervello. Mentre mi trovavo a fare la virata, avevo la sensazione che proprio il pavimento sotto di me si muovesse, anche se sapevo che non era assolutamente così.
però ragazzi, veramente incredibile. Ci chiediamo, è un'esperienza da fare? Beh, io credo assolutamente sì. Perché? Perché anche se non sei un esperto di liner, se non sei un esperto di volo civile, beh, comunque è una esperienza che ti lascerà qualcosa, che ti farà portare a casa qualcosa. Quelle sensazioni, cioè del volo, quelle sensazioni appunto di essere tu il comandante di questi bellissimi aerei che sicuramente, se sei un appassionato, avrai provato anche nella vita reale, perché sono fra gli aerei più utilizzati nell'aviazione civile. Quindi sia che tu sia un appassionato di Boeing 737, di Airbus 320, sicuramente da Dusty Fly Sim avrai pane per i tuoi denti. Questo perché questo aereo ti ridarà quelle sensazioni tipiche del pilotaggio di aerei di lì. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto, ti invito, se non l'hai ancora fatto, a lasciare un bel mi piace, a iscriverti al canale spuntando anche sulla campanellina. Ti ricordo anche che puoi supportare questo canale attraverso i tuoi acquisti su Amazon o, perché no, abbonarti come hanno fatto altri per vedere il tuo nome alla fine di ogni video che produco. Bene, anche per oggi è tutto. Happy Landings by eLive. Ciao, alla prossima!